Siamo cresciuti con l'idea che se un predatore è abbastanza grande, veloce o letale, prima o poi ci vedrà come uno spuntino. Ma la natura sa essere incredibilmente ironica. Esistono giganti con la forza e le armi perfette per eliminarci in un secondo, eppure scelgono deliberatamente di non mangiarci. Non è un caso, non è simpatia. Dietro questo rifiuto c'è una precisa spiegazione biologica ed evolutiva. Oggi scopriamo perché i re del pianeta hanno deciso di graziare l'essere umano. Prima però devo chiedervi di fare quel piccolo gesto a costo zero e molto easy per voi, ma per noi stra importante. Iscrivetevi per favore ed entrate a far parte di questa bellissima famiglia. Ma adesso, davvero, iniziamo! Partiamo dal capodoglio, il predatore con i denti più grandi della Terra. Ha un cervello 5 volte più grande del nostro e possiede un organo speciale nella testa, lo spermaceti, che genera il biosonar più potente del regno animale. I suoi click acustici sono così forti da poter stordire le sue prede. Un gigante del genere potrebbe inghiottirci senza alcuno sforzo, ma non caccia gli umani. Oltre al fatto che caccia a migliaia di metri di profondità, la vera spiegazione è nella sua anatomia. Il biosonar del capodoglio è così preciso da riconoscere la densità dei corpi. Quando ci scansiona, rileva i nostri polmoni pieni d'aria e una struttura ossea che non c'entrano nulla con la sua preda preferita, il calamaro. Inoltre, il suo stomaco è diviso in 4 camere progettate specificamente per digerire i tessuti molli dei cefalopodi. Un corpo umano, con le sue ossa dure e compatte, sarebbe un incubo da digerire per il suo apparato digerente. Quando li incontriamo in superficie stanno solo riposando. Biologicamente per loro siamo solo oggetti estranei non commestibili. Se il capodoglio si affida alla fisica, l'orca si affida al cervello. Dominano gli oceani, cacciano balene e squali bianchi. Ma in natura non esiste un singolo caso confermato di orca che abbia cacciato un uomo. Perché? La risposta è scritta nella neuroanatomia. Il cervello dell'orca ha una struttura chiamata lobo paralimbico, incredibilmente sviluppata, molto più della nostra tra l'altro. Questa zona gestisce le emozioni, la memoria a lungo termine e le complesse relazioni sociali del gruppo. Le orche non cacciano solo per istinto, cacciano per cultura. I piccoli imparano cosa e cibo esclusivamente dalle madri, che tramandano una mappa mentale rigida delle prede della propria zona. Se un'orca incontra un umano, la sua corteccia elabora lo stimolo. Noi non siamo nella mappa. La loro rigidità culturale è così profonda che alcune popolazioni di orche preferiscono rischiare la morte per fame piuttosto che assaggiare un animale che non fa parte della loro tradizione. Per un'orca, un uomo in acqua non è una preda, è solo una curiosità. Prima di tornare sulla terraferma c'è una zona grigia fatta di leggende e storie non del tutto confermate. Da decenni si raccontano storie di rettili colossali come il pitone reticolato o l'anaconda verde, capaci di inghiottirci interi. O di pesci leggendari nei fiumi dell'America del Sud, come i grandi piraiba, accusati di aver divorato pescatori scomparsi nei fondali del Rio dell'Amazzoni in Amazzonia. Sebbene la fisica e le dimensioni di questi giganti rendano teoricamente possibile un attacco a un essere umano, la scienza non ha quasi mai riscontri o conferme al 100% in natura. Nella stragrande maggioranza dei casi, la conformazione delle nostre spalle e la complessità di digerire una preda così anomala rendono questi attacchi eccezioni rarissime o semplici miti da fiume. Per questi mostri delle acque dolci rimaniamo un enigma da evitare. E secondo te è plausibile che questi rettili ci vedano come normali prede? Scrivimelo nei commenti. Sulla terraferma ci scontriamo con il paradosso più violento della natura, l'ippopotamo. In Africa è in assoluto il grande animale che causa più vittime umane ogni anno, superando di gran lunga leoni, leopardi o coccodrilli. Con le sue 3 tonnellate di peso, una velocità fino a 30 km/h e zanne affilati capaci di esercitare una pressione devastante, un ippopotamo può spezzare un corpo umano o una piroga in un solo istante. Eppure non lo fa per fame. L'ippopotamo fa centinaia di vittime, ma non ha mai mangiato un singolo uomo.
Il motivo è metabolico, perché l'ippopotamo è un erbivoro stretto. Il suo apparato digerente è strutturato esclusivamente per fermentare ed elaborare quintali di erba e fibra vegetali. Non possiede la flora batterica o gli enzimi necessari per digerire la carne o le proteine animali. Quando un ippopotamo travolge o uccide un essere umano, agisce per pura territorialità, o paura o aggressività difensiva. Fa più vittime di qualunque altro gigante terrestre, ma per la sua biologia noi non siamo cibo, siamo solo una minaccia da eliminare. Se parliamo di predatori puri, il ghepardo rappresenta la gabbia biologica più estrema. Per raggiungere i 100 km/h il suo corpo ha sviluppato vie respiratorie enormi e un cuore sovradimensionato. Ma questo sforzo immenso ha un costo letale. Genera una quantità mostruosa di acido lattico. Dopo uno scatto di appena 20-30 secondi, il ghepardo è biologicamente esausto e la sua temperatura corporea sale a livelli pericolosissimi. Il ghepardo è programmato per agguati fulminei su prede che scappano e stimolano il suo istinto all'inseguimento. Un essere umano è grande, si muove in modo insolito e se affrontato non scappa come una gazzella. Se un ghepardo dovesse ingaggiare una lotta prolungata con un uomo, il suo corpo non reggerebbe lo sforzo, accumulerebbe un livello di acido lattico fatale. Evolutivamente il ghepardo evita l'uomo perché una minima ferita o un briciolo di energia sprecata lo condannerebbero alla fame e alla morte. A questo punto vi starete chiedendo, ma allora perché la cronaca ci parla di leoni e tigri che hanno cacciato gli esseri umani? La risposta sta in una deviazione biologica ben precisa. In condizioni normali, persino grandi felini ci evitano o ci considerano un'incognita troppo rischiosa. Ma tutto cambia quando il predatore si spezza. Gli studi sugli attacchi storici hanno mostrato una costante spaventosa. Quasi tutti i felini diventati mangiatori di uomini avevano gravissime infezioni, canini spezzati, spine di corcospino conficcate nelle zampe o un'età troppo avanzata per inseguire una gazzella. L'essere umano privo di zanne, corazza o velocità diventa l'ultima risorsa per un predatore condannato a morire di fame. Non ci cacciano perché siamo nella loro dieta, ma perché siamo la preda più facile del pianeta, quando la loro biologia è il crollo finale. Se vi interessa l'argomento e volete un video o una serie sulle storie vere dei mangiatori di uomini, fatemelo sapere, come sempre nei commenti. Grazie. La biologia ci mostra che la pace tra noi e questi sovrani della natura non è un caso, ma un perfetto incastro di evoluzione, anatomia e risparmio energetico. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi per non perdere i prossimi viaggi nella natura. E come sempre, nel frattempo, restate curiosi.